Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, questa è la seconda video lezione del mio videocorso per cercatori d'oro amatoriali. Io sono Matteo Berto, parliamo dei depositi eluviali, cioè quei depositi che si formano dalla frammentazione, alterazione chimica dei depositi auriferi primari, cioè le vene aurifere. Se volete un libro più semplice, più alla mano, anche un po' più pratico e soprattutto più corto e meno costoso, io vi consiglio Oro, cioè il mio ultimo libro che ho scritto e pubblicato a dicembre 2019. È un libro ricchissimo di immagini come anche gli altri. Io tendo sempre a tenere lo standard di arricchirlo il più possibile di immagini. Queste diapositive le trovate in un libro che si chiama Oro e Prospezione. Questo è un libro fatto di diapositive e sono le medesime che vedete nelle immagini. Può riseguire le mie video lezioni con il libro, che è un buon supporto, e leggere sicuramente anche con più calma i commenti delle diapositive. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di depositi eluviali. Siamo nei circondari, diciamo nella località dove c'è deposito aurifero primario, dove troviamo le vene, ma al deposito eluviale inizieremo a trovare i frammenti di quelle vene. E questo è molto importante e molto interessante, perché a un certo punto di vista troveremo lo stesso oro che c'è nelle vene, però i solfuri sono già un po' alterati, sono già malandati, l'oro potrebbe già essere libero, oppure sono dei frammenti. Tenete conto che queste località, tendenzialmente in Italia, sono già state serie di prospezioni e ricerche nel passato, quindi magari troverete già delle piccole gallerie, degli assaggi, del materiale al piede della scarpata, dovreste controllarlo. Questo è un ottimo posto dove partire con il vostro metal detector, sicuramente. Tenete però conto che potrebbe essere molto mineralizzato, quindi i comuni VLF non andrebbero bene in questi contesti. Ci sono dei VLF che magari darebbero meglio di altri, come ad esempio il Gold Monster 1000 sempre della MyLab. Io sinceramente adopero un SDC 1300, però come vedete online i costi sono veramente esorbitanti di questi Metal Pulse Induction, mentre il Gold Monster 1000 si sta sotto i 1000 euro, c'è un po' un gioco sulle parole, ma è così. In questi contesti di ricerca, che andiamo a vedere adesso, ho delineato che tendenzialmente la ricerca dell'oro in Italia si effettua all'interno dei sedimenti, quindi nei depositi secondari auriferi. Alla fine giornata si avrà un risultato simile, quindi circa un 0,3-0,4 grammi in questo caso. In questa foto è stata scattata a Feletto sul torrente Orco. Il torrente Orco è rinomato per essere aurifero, ma ce ne sono veramente molti altri, come l'Elvo, il Ticino, l'Orba. Alcuni di questi hanno dei parchi all'interno, dei parchi naturali, e che logicamente vanno un po' a deferire la ricerca, vanno un po' a ostacolarla in alcuni casi come l'Orba, e in altri casi invece vanno a permetterla, a vincolarla, come nel caso del Ticino. Nel caso dell'Orco, ad esempio, e l'Elvo non sono sottoposti a particolari restrizioni, tranne alcune aree sulle sponde. Un altro caso, ad esempio, è Dora Baltea, che è un fiume molto ricco, però per buona parte ha purtroppo una serie di parchi naturali, e nei parchi naturali, come vedremo in seguito nei video sulle normative, non possiamo fare ricerca, quindi scordateli. In montagna invece, per quanto riguarda i depositi auriferi primari e quelli alluviali, è un po' diverso il contesto. Pensate, adesso io abito in Piemonte, quindi c'è tutto l'arco alpino, è veramente una zona immensa di ricerca, immensa. E soprattutto col prezzo dell'oro che sale vertiginosamente, come sta succedendo adesso, depositi che magari nel passato sono già stati trovati, ma lasciati da parte, scartati perché non valeva la pena estrarre oro, adesso potrebbe valerne veramente la pena. E voi potreste essere i riscopritori, perché sono già stati scoperti quei depositi, sotto una nuova luce, perché queste zone magari sono state dimenticate. Alcuni di questi sono riassunti nei libri di Pipino, andrò a farvi vedere nei prossimi video, sempre nella parte iniziale. In questi casi particolari di ricerca si parla di placer auriferi, quando valga la pena estrarre oro dai sedimenti. Tendenzialmente vi troverete a fine giornata con 0,3-0,4 grammi, ecco, stiamo parlando di 20-30 euro. Quindi parliamo dal punto di vista economico che il 90% delle giornate non varrà la pena andare a cercare oro. Quindi questo, diciamo subito che l'oro attrae tante persone per arricchirsi, ma in questo caso in Italia è vero che è molto diffuso, ma purtroppo è concentrato in quantità tendenzialmente mediocri. Perché dico tendenzialmente? Perché sono dei casi in cui vale la pena estrarlo. Sono diversi grammi magari a giornata, qui si parla di diverse centinaia di euro, oppure in montagna trovate delle pepite. Però sono dei casi, ragazzi, talmente rari che sicuramente grazie alla vostra esperienza diventeranno meno rari del dovuto, del necessario, però
io vi sconsiglio di fare questa attività dal punto di vista economico, cioè secondo me non potete camparci con questo è il senso, specialmente perché non avete mai certezza di quanto fine giornata voi avete, fin tanto che non lo pesate, e di conseguenza a voi piacerebbe lavorare per una pagliutta di pane? Non lo so, cioè sono dubbi, perplessità che io vi pongo, e io vi dico, dal mio parere non è un'attività al momento attuale economica. Nel caso in cui il prezzo dell'oro raddoppiasse possiamo parlarne, però cioè, se uno lo fa per mestiere, ogni giorno riesce a scavare 1 grammo o 2 grammi di oro, attenzione, smuovendo 40-70 secchielli di sedimento setacciato, quindi parliamo di un lavoro fisicamente molto provante, buon per voi, però tendenzialmente io vedo gli amatori, non è che gli interessa la quantità, magari all'inizio c'è un po' di febbre dell'oro, però vi dico, questa secondo me non è un'attività economica tanto attuale, è un'attività molto divertente, ricreativa, e vi porterà a passare tanto tempo nella natura, e per questo io ve la consiglio e la pubblicizzo, perché è la mia passione, però è una passione, non è che io lavoro con questa, questo era importante dirlo. Quindi l'oro, questo oro dove si trova? Nei sedimenti, nelle ghiaie. Perché? Perché ci sono i sassi all'interno dei fiumi, questi ciottoli molto grandi, che tendono a fermare i sedimenti pesanti lungo il fondo. Lo capirete meglio nel video sulle canalette, perché lungo il letto fluviale, il letto del fiume, ci sono tutti questi ciottoli, non sono sparsi a caso, sono imbricati, cioè hanno una struttura a coltello. L'oro è un metallo molto pesante, quindi viaggia nei sedimenti, ma soprattutto proprio attaccato al fondo del letto del fiume, e incontrando questi ostacoli va a concentrarvisi dietro, di fianco, davanti, tra i sassi. Noi andiamo a scavare queste ghiaie, tendenzialmente si parte da dietro, poi si muovono man mano i sassi, si va a scavare un po' di fianco e un po' davanti. Tutti questi sedimenti vengono setacciati per mezzo del setaccio. Quando parlo di setaccio non c'è meglio di parlare del setaccio Garrett, vedrete poi nei commenti, sono tantissimi setacci diversi, potete autocostruirveli, potete fare quello che volete. Questo è uno dei setacci che io uso, è in plastica, ha la maglia di 1 centimetro, vi aiuta ad andare a scartare tutti quei sassi che oro non sono, e che lavarli al piatto vi procurerebbe solo una perdita di tempo. E inoltre è importante che i sassi che vengono scartati già durante il setacciamento, cioè quella fase in cui usate questo strumento per ridurre i sedimenti da andare poi a lavare col piatto, adesso vi farò vedere anche un piatto, siano lavati. Questi ciottoli, prima di essere scartati, devono sempre essere lavati. Perché? Perché l'oro tendenzialmente si attacca ai ciottoli, e voi buttando via i ciottoli state buttando anche via dell'oro. Volete buttare via dell'oro? Io non lo voglio buttare, di conseguenza io lavo i ciottoli. È una perdita di tempo? Dipende. Ad esempio d'estate, quando il clima è veramente torrido, le sabbie si possono setacciare, parliamo sempre di ghiaie più che altro, si possono andare a setacciare anche a secco. In quel caso vedete proprio, vedrete che i ciottoli sono un po' impolverati, però non è che c'è del ghiaietto attaccato ai ciottoli, caso diverso se i ciottoli sono cementati, c'è proprio il ghiaietto attaccato, vi fate attenzione. Cercate sempre di lavare tutto. Parliamo del piatto. Abbiamo setacciato dentro che cosa? Un secchiello, oppure dentro che cosa? Un piatto. Piatto o batea, ci sono diversi accenti, dipende un attimo. Che cosa serve questo? L'oro è pesante. Se noi nel momento in cui siamo al fiume, andiamo a muovere il piatto, abbiamo il sedimento aurifero, l'oro è disperso nel sedimento, ok? Immergiamo il piatto, lo scuotiamo energicamente e il piatto, l'oro andrà al fondo. Perché? Perché è molto pesante. Tanto più noi scuoteremo energicamente per maggior tempo, tanto più l'oro andrà al fondo. Quindi è importante capire quale durata sia proficua. E di conseguenza andremo a recuperare l'oro, vedremo poi vedere anche nei prossimi video, a mano, cioè con un dito, lo mettiamo dentro la provetta una a una, o con la pipetta, andremo poi a vedere anche lo strumento cosa serve, oppure semplicemente non vogliamo perdere tempo di volta in volta e raccogliamo il sedimento dentro un normalissimo contenitore ermetico e poi andremo a pulirlo a casa. Ma adesso che vi ho un attimo dato qualche input, qualche strumento pratico, voglio andare avanti con la video lezione. Quindi parliamo di oro e sedimenti, in questo caso, e parliamo di agenti esogeni. Allora, come mai l'oro viene liberato dalle vene aurifere e va a finire nei sedimenti? Grazie ai agenti esogeni. Di cosa si parla? Si parla di vento, si parla di acqua, piogge che vanno a raggrupparsi in fiumi, i fiumi fanno le piene, smuovono tanti sedimenti, tanto a buttare giù i ponti. Si parla di ghiaccio,
Si parla quindi di ghiacciai, enormi lingue glaciali nel passato storico, 10.000-20.000 anni fa, che sono andati a erodere fortemente le valli, mentre i fiumi tendenzialmente fanno una forma V, cioè erodono linearmente, invece i ghiacciai si espandono anche lateralmente e fanno proprio una morfologia a U. Oppure i mari. Ecco, questo ad esempio è un campo che in Italia è stato veramente poco studiato e approfondito. Ma se in Italia abbiamo tutta questa estensione di coste e di fianco alle coste sono dei depositi auriferi, i sedimenti di questi depositi vanno a finire sulle battigie, l'acqua li riconcentra. È così semplice. Vedete, c'è un mare proprio di aspetti interessantissimi da andare ancora a approfondire in Italia in questa materia. È per quello che io sto cercando di passarvi quanti più concetti e informazioni possibili riguardo questo discorso, perché io lo ritengo molto interessante e spero che riesca anche a passare interesse a voi. Ora, questo è uno schemino che io ho fatto a mano, riportato sulla diapositiva. Abbiamo una sezione, qua c'è una collina, ci sono delle vene aurifere all'interno di queste rocce, a un certo punto arrivano ad affiorare. Perché? Perché gli agenti esogeni nel tempo hanno eroso questa montagna fino a farla diventare una collina. A un certo punto queste vene affiorano. Quindi nei sedimenti circostanti, cioè in questa zona, che è il deposito primario aurifero, perché c'è dell'oro, noi cerchiamo oro, andranno a essere erose queste vene. I frammenti verranno via via, grazie alle piogge, quindi verranno dilavati. Poi dopodiché ci sarà un po' di alterazione chimica perché c'è l'acqua, quindi idrossidi, ossidi si produrranno. Queste piogge andranno a raggrupparsi in rigagno, i rigagni in rii, i rii in torrenti e di conseguenza avremo tutta una serie, un reticolo idrografico che andrà a fare da collettore, cioè collezionare le rocce che arrivano dalle vene aurifere e produrre un deposito eluviale a forma di cono, come andremo dopo a vedere. Questo andrà a un certo punto, ovviamente, verso valle, a raggrupparsi verso il fondo. Adesso io qua non ho voluto mettere il fiume, cioè un fiume vallivo, il fiume che raggruppa tutte le acque della valle. Questo è un versante. Quindi cos'è questo violetto? Questo violetto io voglio rappresentare i rii montani. Ecco, io dove andrei a cercare oro? Andrei a cercare oro in questi contesti partendo intanto sempre da valle verso monte. Tenetelo sempre conto perché voi tendenzialmente queste vene non sapete dove sono. Se ne sapete tanto meglio, però di solito non lo sapete. Quindi io partirei dal fiume, il fiume aurifero, ok, salgo una certa, qui c'è oro, sopra non c'è più, ok, quindi vuol dire che il deposito è vicino. Qua c'è un conoide, l'oro è disperso in sedimenti, ma tendenzialmente è concentrato all'inizio del conoide, questa zona qua, dove sono i sassi più grossi, soprattutto dove c'è il basamento roccioso che affiora, cioè questo bianco qua sotto. Vedo che c'è oro, inizio a salire, potrebbero esserci diversi rii, quindi anche lì devo andare con tanta pratica, tanta passione, tanta meticolosità. Salgo, a un certo punto arrivo alle vene. Ecco, questa dispersione dell'oro dalle vene, deposito alluviale, conoide, deiezione, fiume aurifero, è tutta legata agli agenti esogeni. Loro sono legati a loro volta al clima, logicamente. E il clima cambia. Quindi, per fare un attimo una ricapitolazione di quello che io ho appena detto, stiamo parlando di venti. Ad esempio il vento, l'aria, le masse d'aria che si muovono. Immaginate le dune nel deserto. Queste vanno a asportare alcuni granuli leggeri, l'oro che è pesante non viene trasportato, quindi si concentra sulla superficie. Caso australiano, per esempio, questo. Oppure grazie all'usciramento superficiale. Parliamo di acqua, parliamo di piogge. Alcuni minerali vengono asportati, granuli di quarzo molto leggeri, miche, si concentrano sulla superficie. Fiumi, andiamo a vedere poi successivamente. Dopo le anse di erosione ci sono delle zone di deposizione, l'oro tende a concentrarvisi. Parliamo di ghiacciai veramente è una cosa importantissima in Italia, perché i depositi auriferi primari in montagna hanno subito l'impronta glaciale, sono stati erosi, asportati, il ghiacciaio ha svolto un ruolo quasi come fosse un nastro trasportatore aziendale, ha portato l'oro dai depositi primari a monte fino all'uscita dalle valli e li ha tutti accatastati a formare gli anfiteatri morenici. L'erosione di questi anfiteatri ad opera della pioggia, delle acque e dei ruscelli ha prodotto i cosiddetti placer che già i romani coltivavano. Tenete conto, la Bessa, Villareggio e Mazzè. Poi parliamo dei mari, depositi costieri. Parliamo anche dell'alterazione chimica, cioè se un suolo andasse a essere
alterato per tanto tempo, milioni di anni, come in Australia, cioè non cambierebbe praticamente niente, rimarrebbe circa sempre lo stesso clima forse, ma anche cambierebbe, però questo suolo non c'è un'impronta importante del vento, delle precipitazioni, dei fiumi, dei ghiacciai, c'è un'alterazione lentissima chimica. In questo caso parliamo di deposito lateritico più che residuale, perché residuale è dei venti, però tendenzialmente questi depositi, io adesso ve li ho messi tutti divisi, vanno molto a incrociarsi tra di loro, perché logicamente cambiando il clima può anche cambiare l'agente esogeno dominante, e spesso più noi andiamo a vedere nell'antichità e più l'agente esogeno non ha più un'impronta su quello che noi vediamo, perché viene annullato da quelli successivi. Esempio molto pratico: i depositi alluviali tipo in montagna, alpini, prima dell'ultima glaciazione erano in una certa posizione, avevano un certo spessore, avevano un certo tenore di oro. Arrivano i ghiacciai, non esistono più. Perché? Perché tendenzialmente il ghiacciaio li ha presi in carico, li ha portati a valle, li ha riaccantonati, ma non più come un blocco unico, ma come pezzi sparsi ovunque. E quindi voi il vostro deposito alluviale non lo trovate più. E quindi com'è? L'agente esogeno al tempo, quindi precipitazioni e in questo caso alterazione chimica, non li vedete più perché l'agente esogeno successivo, cioè i ghiacciai, l'hanno erosi, e noi troviamo l'oro dovuto questo processo grazie ai fiumi, cioè agente esogeno legato all'acqua in questo caso, cioè che riconcentra. Parliamo di DAP, deposito aurifero primario, cioè vene aurifere, vene idrotermali, il vostro, diciamo, target di ricerca. DAS, deposito aurifero secondario, in questo caso parliamo di deposito, ad esempio, eluviale, è già considerato secondario perché non è più il primo posto in cui lo trovate, ma è già il secondario posto, è già il secondo posto. E poi, logicamente, tutti e due possono essere lavorati sotto forma di deposito colluviale. Questa è una categoria che non andrò troppo a spiegarvi perché è un po' complicata, però tendenzialmente devi sapere che quando piove, cioè si creano delle acque ruscellanti locali che sono diverse da quelle incanalate, cioè non parliamo di fiumi e torrenti, parliamo di rigagnoli. Vanno localmente, i rigagnoli, calcolate che sono un'estensione, sono tantissimi rigagnoli, vanno a creare un deposito colluviale. E perché il ghiaccio è così importante? Il ghiaccio è importante perché nelle fessure della roccia il ciclo gelo-disgelo va a far sì che si disgreghi in poco tempo. Cioè l'acqua penetra all'interno delle fratture, le colma, diventa ghiaccio per cambiamento di stato, variazione di stato, degradazione, si espande il volume. Immaginate un bicchiere pieno d'acqua. Avete mai messo una birra nel freezer? Ecco, è pericoloso che esploda perché il vetro si infrange. Perché? Perché il liquido all'interno semplicemente cambia il suo volume, aumenta, e va a spaccare il vetro. Stessa cosa vale sulle rocce. Perché è importante? Perché l'oro diffuso in questa roccia, vogliamo che sia una vena aurifera, andrà a frantumarsi, quindi il ghiaccio come agente esogeno è molto invasivo, va veramente a effettuare dei cambiamenti del paesaggio importanti in poco tempo. Voglio anche un attimo parlarvi del crioclastismo e il termoclastismo. Perché? Perché il crio, dal suo punto di vista, crio, gelo, va a legarsi ai ghiacciai. Però cosa si produce? I ciottoli, i frammenti, le vene vengono frammentate. Cioè, in questo caso, in questo periodo, c'è una prevalente frammentazione fisica. Cioè, le vostre vene aurifere andranno a pezzi, sostanzialmente, ma non verranno alterate. Per essere alterate ci vuole alterazione chimica, cioè ci vuole un lungo periodo in cui tutto il resto, cioè tutte le reazioni chimiche possono avvenire, ci vuole veramente tanto tempo. Il ghiaccio invece è un agente esogeno molto rapido. Per alterare chimicamente la roccia ci vuole tanto tempo invece. Invece il termoclastismo, ad esempio, come nel deserto. Quando ad esempio dal giorno alla notte c'è una differenza di temperatura elevata e la roccia di giorno tende leggermente a espandersi il suo volume per via del calore, di notte tende a ridurre il suo volume per via del freddo. Nel tempo questa espansione, che si parla di micrometri, cioè si parla di ecco, va a produrre una frammentazione della roccia. Ecco, tutto questo, tutta questa lezione per raccontarvi come dalla vena aurifera, cioè il deposito primario aurifero, si va a trovare l'oro all'interno dei depositi secondari auriferi, cioè i sedimenti del fiume. Quindi io vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete like, se ritenete interessante per qualche vostro amico curioso mi raccomando di condividerlo, e se non avete ancora visto il video precedente sulle vene aurifere ve lo consiglio, è in descrizione anche quello.
e ci vediamo semplicemente alla prossima video lezione. Qua è il geologo Matteo Berto, vi saluto, vi auguro buon oro a tutti e buona giornata.